E se vi dicessi che ben prima di Skyrim su Switch è esistito, più o meno, anche Oblivion portatile? Ebbene sì, Oblivion doveva arrivare su PSP. E questa non è una PSP, è una PS Vita. Però il punto è quello. E oddio, non era proprio Oblivion. Diciamo che era più uno spin-off di Oblivion, molto simile ad Oblivion. Bentornati sul mio canale, ragazzi. E per chi fosse nuovo, benvenuti. Io sono Mushin e su questo canale mi occupo principalmente di videogiochi e ogni tanto anime. Oggi volevo raccontarvi questa storia un pochino bizzarra. Magari la conoscevate già, magari no, comunque non fa niente. Sto video penso possa interessarvi a prescindere se siete dei fan di Elder Scrolls o se magari siete particolarmente interessati ai retroscena o le storie di giochi cancellati e cose del genere. Quindi cominciamo a parlare della storia di questo Oblivion per PSP, che riguarda non solo gli studi di Bethesda, ma si connette pure a roba come Metroid Prime, Silent Hill e perché no, anche i Gormiti. Perciò, come nasce The Elder Scrolls Travels Oblivion? In realtà, se non eravate già a conoscenza, posso dirvi che un titolo spin-off portatile non era qualcosa di nuovo per i The Elder Scrolls. D'altronde già dal 2003 Bethesda aveva cominciato a sparare fuori qualche titolo mobile sotto il brand di The Elder Scrolls Travels e per lo più sono tutti giochini per telefono che ora risultano parecchio datati, poco interessanti e neanche minimamente comparabili all'esperienza tipo che può regalare un vero e proprio TES. In questo Oblivion per PSP doveva essere il primo esemplare di un nuovo approccio a questi titoli spin-off portatili. Sarebbe dovuto essere molto più fedele alla sua controparte home console, sia a livello di fedeltà grafica ma anche di gameplay. Ovviamente qui non si sta parlando di un porting di Oblivion per PSP, sarebbe stato completamente fuori scala e inconcepibile per i tempi. Il gioco doveva essere una versione ridimensionata, concentrata, con un gameplay loop abbastanza somigliante da catturare l'attenzione, ma fondamentalmente diverso dal gioco originale. Il tutto accompagnato da una storia originale che si sarebbe svolta in parallelo a quella del gioco effettivo. Todd Howard in persona lo aveva descritto come un titolo spin-off che metteva da parte il free roaming su larga scala per concentrarsi sull'esplorazione di 10 grossi livelli in stile un po' dungeon crawler. Il gioco sarebbe stato ovviamente story driven, incentrato su un diverso protagonista che avrebbe intrapreso un'avventura non troppo dissimile in quanto a importanza da quella compiuta dal campione di Cyrodiil in persona. Anche a livello di location il gioco avrebbe messo da parte Cyrodiil per concentrarsi su zone nuove mai viste o posti collegati ai vecchi giochi. E tranquilli che più avanti vedremo un assaggino delle location che dovevano essere presenti in questo gioco. Questa era un po' l'idea generale del progetto. Adesso nel 2025, visto che sappiamo che il gioco non è mai uscito, è lecito farsi qualche domanda. Se il titolo era a buon punto dello sviluppo e su PlayStation Magazine era anche stata confermata una data di uscita nel 2007, che cosa è successo? Perché il gioco è stato cancellato? Purtroppo una risposta definitiva a questa domanda non ce l'abbiamo. Però possiamo fare qualche congettura. Innanzitutto c'è da specificare che non c'erano gli sviluppatori di Bethesda dietro questo titolo spin-off di Oblivion e neanche quelli che si sono occupati di tutti gli altri Elder Scrolls Travels per telefonini. Lo sviluppo di questo titolo era stato affidato ad un team che da giusto un paio di anni sembrava essersi specializzato in modo niente male nella produzione di videogiochi per console portatili. Lo studio di sviluppo in questione è infatti lo stesso che ci ha regalato il grande capolavoro che è il gioco per DS dei Gormiti. E dall'altra parte anche roba leggermente meno importante, tipo Silent Hill Origins. Tranquilli, sto scherzando. Sì, secondo me Silent Hill Origins possiamo considerarlo come tranquillamente il miglior gioco della saga post Silent Hill 4. Stiamo parlando quindi di Climax Studios e più nello specifico la divisione di sviluppo chiamata Climax London, che appunto dal 2003 al 2007 non ha pubblicato praticamente niente, visto che stavano lavorando su questo grosso progetto per Bethesda. Ad Oblivion per PSP probabilmente aiutava anche un'altra divisione di Climax chiamata Climax Handheld, che era invece un team interamente creato solo per la creazione di giochi portatili nel 2002. Tuttavia, per problemi vari finanziari e volontà dei poteri alti, entrambi questi team, più tutti gli altri che l'azienda teneva un po' in giro, furono smantellati nel 2008 e reintegrati sotto il nome unico di Climax Studios, trasferendo tutti i dipendenti in un'altra sede unificata. Bethesda non ha mai rilasciato informazioni ufficiali riguardo la cancellazione di Oblivion per PSP, quindi non abbiamo idea di
quello che sia successo davvero che ha portato all'abbandono del progetto. Però dalla storia di Climax Studios possiamo perlomeno intuire che attorno al 2007 qualcosa è andato storto e Climax ha dovuto chiudere e riunificare tutti i suoi diversi team per andare avanti. Credo probabilmente che sia stata una questione legata a problemi finanziari. Magari non era stato allocato abbastanza budget per un progetto così grosso, magari non c'erano abbastanza soldi per così tante divisioni a lavorare in parallelo su progetti diversi, o magari le politiche di Bethesda sono andate in conflitto con quelle di Climax ed è successo qualcosa e la collaborazione è stata abbandonata, risultando nel repentino cambio di focus di Climax Studios per il futuro. Non so se per voi è lo stesso, ma per me è sempre stato affascinante scoprire, leggere e studiarmi questi piccoli retroscena dei team di sviluppo. Cose non dette che probabilmente non potranno essere dette mai pubblicamente per via di ragioni contrattuali e legali, ma che se messi in prospettiva fanno davvero capire quanto sia complicata, complessa, sempre in movimento e delicata l'industria del videogioco. E per carità, penso che questo discorso si possa applicare tranquillamente anche ad altre industrie nel mondo dell'intrattenimento come la musica o il cinema. Però il videogioco attualmente è la mia forma d'arte preferita e conoscere tutti questi dettagli sulla storia di un progetto mi fa sentire un pochino più corto. Comunque dal 2006, anno in cui su PlayStation Magazine viene effettivamente rivelata per la prima volta l'uscita di questo Oblivion per PSP, facciamo avanti veloci al 2016, 10 anni dopo. Vi ricordo che in questi 10 anni Bethesda non ha mai più parlato di sto spin-off e dopo un paio d'anni dall'annuncio tutti quanti hanno semplicemente assunto che il progetto fosse stato abbandonato e quindi morto e sepolto da qualche parte, finché un utente 10 anni dopo se ne arriva leakando dei prototipi del gioco. E ricostruendo il codice di queste build, la community è riuscita ad estrapolare anche delle versioni semi-giocabili del titolo. Si parla di prototipi, ovviamente, con numerose funzionalità incomplete, asset mancanti, eccetera, eccetera. Però abbiamo potuto scoprire e imparare molto di più su questo titolo che eventualmente è stato cancellato. Prima stavamo dicendo che il gioco, non potendo essere un vero e proprio porting del titolo originale per console, sarebbe stata una versione con una storia e struttura diversa, con un gameplay abbastanza simile. Grazie ai leak possiamo approfondire di più tutte queste caratteristiche. Come già sappiamo, il titolo sarebbe stato ambientato in contemporanea al gioco originale, ma in location diverse. E ora possiamo sapere esattamente dove. High Rock, una delle regioni più a nord di Tamriel, che tra l'altro potrebbe anche far parte del territorio su cui sarà ambientato The Elder Scrolls 6, e il protagonista del gioco sarebbe stato, indovinate un po', un prigioniero. Sì, esatto. Ci saremmo dovuti risvegliare nel carcere di Ralta per fuggire nel mezzo della crisi dell'Oblivion. Il gioco doveva essere suddiviso in 10 livelli, divisi per 5 diverse regioni, e ognuna di esse avrebbe avuto un cancello dell'Oblivion come prova finale. A parte Ralta, altre location sarebbero state Anticlair, una città protetta da delle mura dove il giocatore avrebbe potuto esplorare vicoli, strettoie e qualche interno per raggiungere il castello della città, Moongard, un villaggio in High Rock che era precedentemente presente in The Elder Scrolls Arena, Glenpoint, un livello che si sarebbe espanso da un sistema di caverne sotterraneo a delle praterie fino ad arrivare ad una chiesa con un cimitero, e infine Daggerfall, un grande ritorno in pompa magna nella città di Daggerfall, che questa volta sarebbe stata irriconoscibile e completamente distrutta, fondendosi a vari elementi presenti nei piani dell'Oblivion, tipo la lava, eccetera. Da queste build possiamo anche vedere la presenza di un livello che funge un po' da hub di gioco, con elementi che sembrano presi o perlomeno reminiscenti del Tempio delle Nubi, quartier generale delle lame in Oblivion, nonché nascondiglio di Martin Septim per gran parte del gioco. Questo hub doveva presentare diversi NPC in grado di darci quest secondarie, dialoghi unici e via dicendo. Probabilmente sarebbero stati presenti dei personaggi con cui il giocatore avrebbe potuto commerciare per comprare item ed equipaggiamenti vari. Risulta però assente, almeno nel build del gioco a nostra disposizione, un sistema di taglie se si commettono crimini. Saprete benissimo che in ogni Elder Scrolls che si rispetti, ogni volta che si compie un crimine come rubare oggetti o attaccare persone innocenti, scatta un sistema e viene piazzata una taglia sul giocatore. Le guardie diventano ostili e per evitare di finire in prigione bisogna pagare o combattere e diventare dei fuggitivi. Anche l'intelligenza artificiale degli NPC è molto primitiva rispetto alla tanto ambiziosa Radiant AI usata in Oblivion, e perfino il percorso che gli NPC possono fare è molto limitato, con vari problemi che si vengono a creare quando quest'ultimi devono spostarsi anche sull'asse Y. Il combattimento è probabilmente la cosa che più assomiglia, assieme all'interfaccia grafica, al gioco originale. Si può attaccare con un'arma, bloccare con uno scudo e lanciare incantesimi. A differenza di Oblivion, però, qui su PSP è stato aggiunto un
un sistema di lock-on sui nemici per facilitare la gestione della visuale nei combattimenti. Durante lo sviluppo del combattimento, Metroid Prime fu preso come riferimento e grande ispirazione per il suo efficace utilizzo dei controlli. D'altronde non è semplice sviluppare un gioco in prima persona che si controlli decentemente su un dispositivo portatile che presenta soltanto un D-pad e una singola levetta analogica. Vista questa presenza del lock e della camera sui nemici, il combattimento in questo titolo portatile ha un feeling un po' diverso dall'originale Oblivion, perché qui i combattimenti sono progettati per avvenire con un numero molto più limitato di nemici. L'ideale è affrontare gli avversari uno alla volta singolarmente, e già affrontarne più di uno può risultare in una sfida. Se siete curiosi di provare voi stessi queste build, basta cercare su internet e potete trovare numerosi posti dove reperirvi file richiesti per giocare, compatibili non solo con delle PSP moddate, ma anche con gli emulatori del caso. Su YouTube ci sono un paio di creator che hanno analizzato anche sul lato puramente tecnico queste build, perciò se siete quel tipo di nerd che sono interessati agli engine usati, lato coding, eccetera eccetera, potete trovare una fracca di informazioni online. Detto questo, spero che questo approfondimento di Oblivion per PSP sia stato di vostro gradimento, vi sia interessato, e ringrazio chiunque sia rimasto fin qua con me. Se volete supportarmi, vi chiedo di lasciarmi un mi piace e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, e noi ci becchiamo al prossimo video.